Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri, cosa aerius, compressa rivestita. Aerius, compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo desloratadina, appartenente alla categoria degli antiallergici antistaminici e nello specifico altri antistaminici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Schering Plough SpA. Aerius, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Aerius 5 mg 20 compresse rivestite. Aerius 5 mg 20 compresse rivestite, importato dall'EMEA. Aerius 5 mg 7 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp & Dohme BV. Concessionario: Schering Plough SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desloratadina. Gruppo terapeutico: antiallergici antistaminici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Aerius è indicato negli adulti e negli adolescenti di 12 anni di età o superiore per l'alleviamento dei sintomi associati a rinite allergica, vedere paragrafo 5.1. Orticaria, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Adulti e adolescenti, 12 anni di età o superiore. La dose raccomandata di Aerius è una compressa una volta al giorno. Si deve trattare la rinite allergica intermittente, presenza dei sintomi per meno di 4 giorni nel corso di una settimana o per meno di 4 settimane, in accordo con la valutazione della storia clinica del paziente, e si può interrompere il trattamento dopo la risoluzione dei sintomi e ricominciare dopo che siano riapparsi. Nel caso di rinite allergica persistente, presenza dei sintomi per 4 giorni o PA nel corso di una settimana e per PA di 4 settimane, si può consigliare ai pazienti un trattamento continuativo durante il periodo di esposizione agli allergeni. Popolazione pediatrica. L'esperienza proveniente dagli studi clinici che hanno valutato l'efficacia di desloratadina negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni è limitata, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. La sicurezza e l'efficacia di Aerius 5 mg compresse rivestite con film nei bambini di età inferiore a 12 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: uso orale. La dose può essere assunta con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 alla loratadina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: in caso di insufficienza renale grave, Aerius deve essere usato con cautela, vedere paragrafo 5.2. Desloratadina deve essere somministrata con cautela in pazienti con anamnesi personale o familiare di crisi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nel corso degli studi clinici con desloratadina compresse nei quali sono stati somministrati contemporaneamente eritromicina o chetoconazolo non sono state osservate interazioni di rilevanza clinica, vedere paragrafo 5.1. Popolazione pediatrica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aerius, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aerius, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Un ampio numero di dati in donne in gravidanza, PA di 1000 gravidanze esposte, indica che la desloratadina non causa malformazioni o tossicità fetale/neonatale. Gli studi sugli animali non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In base agli studi clinici Aerius non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti devono essere informati che la maggior parte delle persone non manifesta sonnolenza.
Tuttavia, poiché vi è una variabilità individuale nella risposta a tutti i medicinali, si raccomanda di avvisare i pazienti di non intraprendere attività che richiedono attenzione mentale, come la guida di un veicolo o l'uso di macchinari, fino a che non sia stata stabilita la loro risposta al medicinale. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza in studi clinici condotti in un certo numero di indicazioni, comprese rinite allergica e orticaria cronica idiopatica, alla dose raccomandata di 5 mg al giorno. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il profilo degli eventi avversi associato al sovradosaggio, in base a quanto osservato durante l'uso post-marketing, assimila quello osservato con dosi terapeutiche, ma l'entità degli effetti può essere superiore. Trattamento. In caso di sovradosaggio, valutare le misure standard per rimuovere il principio attivo non ancora assorbito. Si raccomanda l'adozione di un trattamento sintomatico e di supporto. La desloratadina non viene eliminata con l'emodialisi. Non è noto se può essere eliminata con la dialisi peritoneale. Sintomi. Sulla base di uno studio clinico a dosi multiple, nel quale sono stati somministrati fino a 45 mg di desloratadina, 9 volte la dose usata in clinica, non sono stati osservati effetti clinicamente rilevanti. Popolazione pediatrica. Il profilo degli eventi avversi associato al sovradosaggio, in base a quanto osservato durante l'uso post-marketing, assimila quello osservato con dosi terapeutiche, ma l'entità degli effetti può essere superiore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antistaminico Euro H1 antagonista, codice ATC. R06AX27. Meccanismo d'azione. La desloratadina è un antagonista non sedativo dell'istamina, a lunga durata d'azione e con attività antagonista selettiva per proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le concentrazioni plasmatiche di desloratadina possono essere rilevate entro 30 minuti dalla somministrazione. La desloratadina è bene assorbita con un picco di concentrazione plasmatica dopo circa 3 ore dalla dati preclinici di sicurezza. La desloratadina è il principale metabolita attivo della loratadina. Gli studi non clinici condotti con la desloratadina e con la loratadina hanno dimostrato che non ci sono differenze qualitative o quantitative. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Calcio idrogeno fosfato di idrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, talco. Rivestimento della compressa. Film di rivestimento, contenente lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400, indigotina, e 132, rivestimento. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aerius, compressa rivestita a base di desloratadina sono Aerius, compressa rivestita, Aremas, Dasselta, desloratadina Actavis, desloratadina Aurobindo Italia, desloratadina Doc, desloratadina EG, desloratadina Milan Generics, desloratadina Milan Pharma, desloratadina Pensa, desloratadina Sandoz, desloratadina Teva, desloratadina Zentiva e Festad. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.